Ciao a tutti cari amici, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che voglio vedere oggi è, diciamo così, che leggendo alcuni commenti mi sono resa conto che non è ovvio per tutti come trarre il massimo beneficio da quello che sono le letture. Io probabilmente alle volte lo do un po' per scontato, quindi ecco, il video di oggi è, diciamo dedicato proprio a questo, a capire, ehm, come trarre il massimo vantaggio dalle letture che voi ascoltate. Allora, innanzitutto cominciamo col dire che il tempo nelle letture è fluido, okay, quindi, quello che bisogna fare è ascoltare, le letture diciamo in diversi momenti, perché quello che magari non risuona adesso potrebbe risuonare più avanti, e quindi, dare un diverso tipo di comprensione a quello che è la lettura. Nel mio caso specifico ho 4 pubblicazioni mensili, 2 pubblicazioni con un oroscopo generale e 2 pubblicazioni con l'oroscopo, dell'amore. Quindi potrebbe essere che magari, la pubblicazione dei primi 15 giorni del mese, in quel momento, nel momento in cui voi l'ascoltiate non risuoni, ma se l'ascoltate verso la fine del mese, vi ci ritroviate un pochettino di più, ecco, vi dia, quella comprensione maggiore rispetto alla prima volta in cui l'avete ascoltata. Questo è perché, allora nelle letture collettive normalmente si dà un tempo, ehm, personalmente di 15, 20 scusate, di 15, 20 giorni, dopodiché c'è un altro oroscopo. Però ripeto, il tempo è fluido, quindi, io consiglio di ascoltarle in diversi momenti, del mese. Il fatto che io scriva, prima metà del mese, seconda metà del mese, oppure, il mese a cui fa riferimento la lettura, è per dare un'idea di successione del movimento energetico, okay? Quindi ecco, se ci sono delle letture che magari in quel momento non vi risuonano del tutto, il consiglio è di ascoltarle in un altro momento, perché magari appunto, troverete qualche cosa che vi risuona di più. I messaggi che risuonano. Quindi nel caso in cui i messaggi risuonino, diciamo che la lettura per la maggior parte, rispecchia quello che è la vostra realtà, vi ci vedete, okay. I messaggi che non risuonano, ripeto un po' il discorso che stavamo facendo prima. Potrebbe essere che sono messaggi che non sono per voi, oppure potrebbe essere che sono messaggi che non sono per voi in quel momento, quindi se voi ascoltate la lettura un po' di tempo dopo magari vi ci ritrovate. Vi faccio un esempio. La lettura parla di quello che è, il senso di colpa di uno delle 2 persone, involucrate nella relazione. Voi siete strasicuri di non avere fatto niente per cui provare sensi di colpa. Bene, vuol dire che meglio per voi se non provate sensi di colpa, vuol dire che quel messaggio è probabilmente per un'altra persona del vostro stesso segno o magari è per la vostra controparte. Magari è in quel senso, okay, che si fa riferimento, perché comunque a volte le letture risuonano a specchio. Che cosa vuol dire che le letture risuonano a specchio? Che soprattutto nel caso in cui andiate a vedere l'oroscopo della persona di vostro interesse, o di un vostro familiare insomma, potrebbe essere che la lettura che in quel momento sia per l'altra persona in realtà vibri con voi. Vi faccio un esempio: io, faccio una lettura dove, leggo l'energia della parte A, ossia vostra, e della vostra controparte, la parte B. Potrebbe essere che a voi risuoni di più quello che io identifico come la vostra controparte. Quindi c'è anche questo fattore da tenere presente, okay, che alle volte, molte volte dico: "Sento un'energia qui di,
non lo so, poca chiarezza. Potreste essere voi o potrebbe essere l'altra persona, perché in effetti magari in quel momento le carte non mi danno indicazioni precise. Quindi ecco, questo è un'altra cosa da tenere presente. Poi, quello che io tendo un po' a dare per scontato e che, mi piacerebbe proprio chiarire in questo tipo di video è la questione dell'ascendente e del segno lunare. Io dico sempre che per avere il messaggio più completo è meglio ascoltare anche quello che è l'ascendente e il segno lunare, oltre che al segno solare, okay? Cosa succede? Io personalmente anche io ascolto gli oroscopi, ho le mie cartomanti preferite, ci sono ho quelle che seguo diciamo assiduamente, quelle che seguo ogni tanto, però comunque il lavoro che faccio è il seguente: di una stessa cartomante io ascolto il segno solare, l'ascendente e il segno lunare. Se non sapete qual è il vostro ascendente, vi invito ad andare su Google a cercare tema natale, vi compariranno una serie di siti dove, inserendo la vostra data di nascita, l'ora e il luogo, vi daranno il tema natale e così riuscirete a sapere, in che pianeta diciamo, avete la luna scusate, in che pianeta, in che segno avete la luna e l'ascendente. Perché praticamente il segno solare, e questo è la mia interpretazione, okay, il segno solare riguarda quello che è la vostra indole, la vostra natura. L'ascendente rappresenta un pochettino di più forse quello che, captano, percepiscono le persone dal di fuori, diciamo la prima impressione, no, un po' la facciata. Mentre il segno lunare, fa riferimento a quella parte più intima, okay? Quindi cosa faccio io? Io ascolto tutte e 3 gli oroscopi di tutti e 3 i segni, quindi del solare, dell'ascendente e del lunare, e ascolto il messaggio o i messaggi che di più mi risuonano in queste 3 categorie. Normalmente in 2 o anche in tutti e 3 gli oroscopi c'è un messaggio comune, 1 o più messaggi comuni. Vi faccio un esempio: il segno solare mi dice che deve arrivare una notizia, okay, il segno dell'ascendente dice che si scoprirà qualche cosa e il segno lunare magari dice che c'è un lavoro di introspezione da fare. Quindi tutti e 3 parlano di un qualche cosa che viene a galla. E io prendo, diciamo, quei messaggi comuni come, il mio messaggio principale su cui focalizzarmi per quel periodo. Così io riesco ad avere quello che è un oroscopo completo, okay? Poi parliamo di quelle che sono, le carte di cambiamento, quindi le carte della torre, le carte della morte, le carte che non so, il 10 di spade, sono tutte carte che parlano di cambiamento fondamentalmente. È vero, non è indolore, ma comunque io le vedo tutte come carte positive, perché se non ci fossero i momenti torre o i momenti morte o i 10 di spade, non si riuscirebbe ad andare avanti in quello che è il proprio percorso, di crescita, sia personale che spirituale. Quindi io sento che molte volte è l'attitudine con cui uno guarda a queste carte che è importante. Se io, ho una carta nel mio oroscopo che è la Torre e inizio a dire: "Oh mamma mia, che cosa succederà? Oh mamma mia", e inizio a fare pensieri negativi, si salvi chi può. Lo scopo del momento torre è dire: "Okay, vediamo come posso crescere, vediamo come posso migliorarmi questa volta." Okay? Quindi non prendete tutte queste carte come, diciamo così, oro colato, anche perché, le energie comunque cambiano. Le energie cambiano sempre, giorno per giorno, ora dopo ora. Quindi se voi, avete oggi una carta torre nel vostro oroscopo, può darsi che la prossima settimana invece abbiate il sole, perché magari questa carta torre vi ha fatto riflettere su delle cose che prima non vedevate e c'è stato quel piccolo salto, quel piccolo gradino che si è, fatto e quindi la settimana dopo comunque le energie cambiano, okay?
Tenete presente che per quello che riguarda le letture personali, a meno che la domanda non venga fatta per un determinato, periodo di tempo specifico, quindi tipo cambierò lavoro entro il prossimo mese o, traslocherò, non lo so, nei prossimi 3 mesi. Normalmente le letture hanno diciamo una scadenza che va dai 3, 4 mesi fino ai 6, 7 mesi. Poi anche lì dipende dalle energie di ognuno, dipende, però ecco, il tempo è molto ampio, quindi è un po' anche quello che dicevamo qui, e sarebbe meglio le letture ascoltarla in diversi, momenti del mese, insomma. Un'altra cosa, quando arrivano risposte dalle carte che non ci piacciono, io penso che sia proprio quello il momento giusto di usare i tarocchi come mezzo di meditazione. Nel senso che arriva una risposta che a me non piace, quindi non lo so, chiedo magari del mio ex, vorrei che lui tornasse, vado da una cartomante, chiedo i tarocchi e la carta mi dice scusate, la lettura mi dice che il mio ex non torna. Io non ci voglio credere, non mi piace il tipo di risposta che comunque ho ricevuto, e dico che la cartomante si sbaglia, che non è una buona cartomante, chiuso. Ora, può anche essere che a voi sembri che non sia una buona cartomante, ma fate attenzione a non identificare la cattiva cartomante col fatto che la risposta che vi hanno dato i tarocchi non vi sia piaciuta. A parte questo, cosa succede quando una risposta non mi piace? Allora, si hanno per la maggiore 2 possibilità. Una è quella di rimanere in quel tipo di energia, dove non ci è piaciuta la risposta e quindi, con molta probabilità l'energia di quella lettura prenderà forma. Oppure si può decidere di cambiare, di, in qualche modo modificare le energie, di fare qualche cosa per far sì che quella risposta che non ci è piaciuta cambi. Okay? Quindi, si può iniziare magari a non lo so, nell'esempio precedente si può iniziare magari a farsi sentire un pochettino di più, si può iniziare magari a mandare dei messaggi un po' più spesso, si può iniziare a mandare magari dei segnali, oppure ci si può proprio sedere e fare una chiacchierata, insomma, poi lì ognuno, vede come muoversi. Però ecco, in questo senso il tarocco serve proprio per cercare di capire quello che si può cambiare. Ci fa vedere tipo libro aperto, okay, quello che noi non vogliamo vedere. Ammettiamo che dopo un mese si torni dalla cartomante e le energie per la stessa lettura, per lo stesso tipo di domanda, magari sono positive, perché appunto c'è stato questo movimento da parte vostra, c'è stato questo attivare, se vogliamo, le energie, la visualizzazione, magari avete dato amore alla situazione, insomma. C'è stato comunque un lavoro da parte vostra che ha fatto sì che le energie in questo senso cambiassero. Altro tema, altro punto. Torno dalla cartomante dopo un mese, rifaccio la stessa lettura e mi viene fuori che no, lui non torna. Perché? Io ho fatto di tutto, mi sono impegnato, ho visualizzato, ho mandato amore, ho alzato le vibrazioni. Perché? Di nuovo c'è la stessa risposta? Perché fondamentalmente c'è da fare i conti con quello che è il libero arbitrio anche dell'altra persona. Quindi tenete sempre presente che ognuno è libero di fare le scelte che ritiene giuste per sé nella vita. Quindi se l'altra persona in quel momento non ha più voglia di magari, iniziare una relazione, con voi, ecco le carte vi diranno quello che realmente è, quindi che non c'è un ritorno di quella persona, okay? Per quello che riguarda, i tarocchi come strumento di meditazione, io sento che è proprio quello che sono. I tarocchi sono uno strumento di lettura delle energie, okay, e molte volte non si è onesti con se stessi per un sacco di ragioni, ma va bene, cioè è normale, si cresce, si impara, quindi anche se si ha paura di sbagliare o si è sbagliati, cioè è il normale processo di crescita della vita, quindi è valido, va bene. Quello,
ehm, diciamo a cui possono servire i tarocchi è ad essere più onesti con noi stessi, soprattutto quando arrivano le risposte che non ci piacciono. Quello è il momento di tirare giù il velo e dire: "Okay, perché le carte dicono così? Che cosa c'è che io non vedo e che loro vogliono farmi vedere?" Ecco, io credo che i tarocchi in questo senso, o comunque qualsiasi strumento di lettura energetica, sia utile proprio per smascherare le bugie che diciamo a noi stessi, ma per il semplice motivo che così è meglio, o meglio è, più facile, crescere insomma e andare a modificare quelle parti che in realtà ci impediscono di progredire. Bene, io spero di aver detto tutto. Se avete commenti, se avete domande, qualsiasi cosa, scrivetemi pure sotto il video. Se volete contattarmi per delle letture private trovate, l'email sotto la descrizione di ogni video e nelle informazioni del canale. Per il resto spero davvero che possiate utilizzare i tarocchi come uno strumento di crescita. A me piacerebbe che, vi avvicinaste in modo proprio personale a quello che è l'utilizzo dei tarocchi e, perché no, magari comprare un vostro mazzo, iniziare a familiarizzare, perché alla fine sono immagini, okay, sono immagini archetipe che ognuno di noi ha intrinseche dentro, per una questione di inconscio collettivo. Magari non le sapete interpretare consciamente, ma inconsciamente la vibrazione con voi risuona. Bene, io vi ringrazio tanto per il tempo che avete trascorso qui con me. Spero, insomma, di aver creato un pochettino più di chiarezza in quello che è, il capire come usare a vostro vantaggio le letture. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao.